Il bilancio non serve a pagare le tasse, non serve neanche soltanto al commercialista. Il bilancio serve ad una cosa molto più importante, a permettere all'imprenditore di prendere decisioni senza andare a sbattere contro un muro. Molti imprenditori mi dicono: avvocato, io il bilancio lo firmo, ma non so davvero cosa significa. Ed è normale. Il problema non è non essere contabili. Il problema è non sapere cosa guardare e soprattutto perché. In questo video ti spiego cosa un imprenditore deve davvero sapere sul bilancio e perché un giurista d'impresa serio deve saperlo leggere. Perché il bilancio non è un documento tecnico. Partiamo da un equivoco enorme. Il bilancio non è un documento tecnico. È un documento strategico che ci racconta tre cose fondamentali. Come stai oggi, che rischi stai accumulando e che margine hai per decidere domani. Il commercialista lo redige, il revisore lo controlla, l'imprenditore lo vive, il giurista d'impresa lo interpreta in chiave di rischio e di decisione. Ed è qui che cambia tutto. Cosa non deve fare l'imprenditore? L'imprenditore non deve imparare la contabilità, non deve conoscere il piano dei conti, non deve riclassificare da solo lo stato patrimoniale. L'imprenditore deve fare un'altra cosa: capire cosa gli sta dicendo il bilancio sul futuro della sua azienda. I 4 punti del bilancio che contano davvero. Andiamo adesso al cuore e occupiamoci del primo punto, la redditività, ponendoci una domanda brutale. La nostra azienda genera davvero valore oppure sopravvive? Non guardare soltanto l'utile, guarda la capacità strutturale di produrre margine. E qui il bilancio ci sta dicendo 3 cose. Se il modello di business funziona, se stai finanziando inefficienze, se stai mangiando il futuro per vivere il presente. Un'azienda che non genera margine non è soltanto inefficiente, è anche giuridicamente fragile. Liquidità. Qui entra in gioco il diritto, ma la domanda non è: ho i soldi in banca. La domanda è: potrò pagare? Quando dovrò pagare? E qui il bilancio ci dice alcune cose. Se ci sono tensioni finanziarie, squilibri di cassa, rischi di inadempimento. Attenzione però, il rischio giuridico nasce prima del mancato pagamento, non dopo. Il giurista d'impresa qui vede potenziali responsabilità, segnali di allerta, necessità di intervento immediato. Indebitamento. Ogni debito è una rinuncia alla tua libertà futura. E qui il bilancio ci dice quanto sei esposto, verso chi, con quali vincoli impliciti. Un imprenditore che non controlla il suo indebitamento negozia male, firma contratti deboli, accetta condizioni sfavorevoli. E il diritto entra proprio quando il potere negoziale ormai è già perso. Continuità aziendale. Tra 12 mesi sarò ancora qui? Questa è la domanda più scomoda. E qui il bilancio ci dice se la struttura regge, se il sistema è sostenibile e se le scelte di oggi compromettono il domani. Ed è qui che il giurista d'impresa non fa il contabile, fa invece la sentinella, perché molti problemi legali nascono da aziende che hanno ignorato i segnali. Perché il giurista d'impresa deve saper leggere il bilancio? Ora capisci il punto. Un giurista d'impresa che non capisce i numeri arriva sempre tardi,
spegne incendi, lavora in emergenza. Un giurista d'impresa invece che legge il bilancio, previene, orienta, accompagna le decisioni. Non è un giurista contabile, è un giurista che lavora per l'impresa, non contro il tempo. Se sei un imprenditore, ricordati questo: il bilancio non è un adempimento fiscale, è uno strumento di governo ed è anche uno strumento di tutela giuridica. Nel prossimo video inizieremo ad approfondire come collegare numeri, contratti e decisioni aziendali, perché è lì che si gioca la partita vera. Io sono Gianfranco e questo è il giurista d'impresa, il diritto che lavora per l'impresa.